Salve a tutti e bentornati sul mio canale. Questo è il cappello che realizzerò in questo video tutorial. Per la realizzazione di questo progetto userò il cotone filo di Scozia di filati 3 sfere, lavorando insieme il numero 5 e il numero 8. Buona visione! Iniziamo con l'anello magico, avvolgendo i due fili di lavorazione, il numero 5 e il numero 8, attorno all'indice e al medio. Facciamo un piccolo incrocio e sul davanti passiamo sotto al primo filo con l'uncinetto numero 3. Agganciamo il secondo filo facendo una lieve torsione, chiudiamo il punto con il filo di lavorazione. All'interno dell'anello magico dobbiamo lavorare 10 maglie basse. 1, 2, 3, 4 e 10. Tiriamo il filo corto per stringere l'anello magico e senza fare la chiusura del giro perché lavoriamo a spirale, facciamo un aumento nella prima delle 10 maglie basse lavorate. Una e una, due. Mettiamo il marcapunti nella prima delle due, una maglia bassa singola, un aumento, una maglia bassa singola, un aumento, fino alla fine del giro. La corona di questo cappello sarà lavorata con gli aumenti incolonnati. Questo vuol dire che ogni giro inizia sempre con l'aumento. E quindi una, e una, due. Rimettiamo il marcapunti nella prima maglia delle due. Adesso le maglie basse singole saranno 2. Una, 2. Poi l'aumento. Due maglie basse singole. Una e una, 2. E così per tutto il giro. Iniziamo un altro giro. Facciamo l'aumento. Rimettiamo il marcapunti e lavoriamo 3 maglie basse singole.
un aumento e 3 maglie basse singole andranno ripetute per tutto il giro. Io però adesso proseguirò da sola, perché è una lavorazione molto semplice. Quello che cambia è il numero delle maglie basse tra un aumento e l'altro in ogni giro. Se in questo ne abbiamo fatte 3, nel prossimo saranno 4, poi 5, poi 6, poi 7, poi 8, fino insomma a quando arriveremo a completare l'ampiezza della corona. Ho terminato di lavorare la corona perché ho raggiunto l'ampiezza desiderata. Ho preparato un disegno che vi farò vedere tra poco, nel quale spiego come calcolare le misure partendo dal numero dei centimetri della circonferenza della testa. Questa corona ha la forma di una calotta perfettamente tondeggiante, e questo perché ho fatto solo 5 aumenti per giro. Questa lavorazione all'inizio sembra formare una punta qui dove c'è il cerchio magico, ma basta distendere con le mani i punti per togliere questo leggero inestetismo. Vi faccio vedere che non si nota più. Ho fatto questo disegno per spiegare come calcolare le misure per realizzare un cappello partendo dalla misura della circonferenza della testa. In questo esempio ho scritto 55-56 cm che corrispondono più o meno ad una misura standard di un cappello da donna. Ci occorre conoscere la misura del diametro per fermarci dal fare giri con aumenti e quindi per terminare la lavorazione della corona. Leggiamo la regola matematica. C, la circonferenza, 55 diviso 3,14 il pi greco, D il diametro, 17,51. Nel secondo esempio il diametro è 17,83. Normalmente i decimali non vengono presi in considerazione, soprattutto quando lavoriamo con la lana. Nel mio caso sto facendo un cappello in cotone con una lavorazione molto compatta, quindi ho deciso di mantenere questa misura del diametro a 17,5. Ma questo valore corrisponde ad una superficie piana, cioè è calcolato su una superficie piana. Nei cappelli a cloche la corona ha una forma di semisfera, di una calotta, quindi è curva. Questo 17,5 non è sufficiente, se no verrebbe piccola. Dobbiamo aggiungere almeno un centimetro in più, quindi 18,5. Questo esempio l'ho cancellato. Questo più 2 è riferito alla lunghezza della cloche, partendo dal centro del cerchio magico, scendendo lungo la corona e poi lungo la fascia. Quindi una lunghezza totale di 20,5 cm. Ma questo è riferito ad una cloche e basta. Nel mio caso io sto facendo anche la tesa a questo cappello, quindi i 2 centimetri li devo togliere, se no verrebbe troppo lunga, perché durante la lavorazione dei primi giri, quindi circa 2 centimetri, la tesa comunque continua ad allungarsi un po' sulla fronte. Per questo motivo la lunghezza della cloche di questo mio cappello con tesa larga sarà di 18,5 e non di 20,5.
Adesso dalla teoria dobbiamo passare alla pratica. Per prendere la misura del diametro non lo posso fare come se fosse una superficie piana, perché la corona è curva, ha la forma di una calotta, l'abbiamo detto, di una semisfera. E allora io faccio in questo modo: piego in due la corona del cappello e prendo la misura del raggio, partendo dal centro dell'anello magico e scendendo fino alla fine. Abbiamo circa 9 cm, anche 9 cm e mezzo, se l'ho presa giusta, sì. Quindi per 2 fa già 18 e mezzo abbondanti e quindi va bene così. Adesso devo iniziare a fare la fascia. Ho 105 maglie basse totali e lavorerò fino a quando avrò raggiunto la misura di 18 cm e mezzo, come ho fatto vedere nel disegno, prendendola sempre dal centro dell'anello magico. Quindi ci vediamo quando l'avrò terminata. Dopo aver terminato la lavorazione della corona, e questo spillo ne indica la fine, ho iniziato la fascia e ho lavorato 18 giri a maglie basse. Devo farne ancora uno. Ho 105 maglie totali, ma per il tipo di tesa che ho scelto ho bisogno di un numero pari di maglie. Non solo, deve essere anche divisibile senza resto, in modo da avere gli aumenti tutti equidistanti. Per questo motivo dobbiamo iniziare l'ultimo giro della lavorazione della fascia facendo una diminuzione. Togliamo il marcapunti, entriamo con l'uncinetto nella prima maglia, portiamo il filo fuori ma non chiudiamo il punto, entriamo nella seguente, portiamo il filo fuori, abbiamo 3 asole sull'uncinetto e le chiudiamo tutte insieme. Abbiamo fatto la diminuzione, rimettiamo il marcapunti. Adesso il numero delle maglie totali è di 104. Proseguiamo la lavorazione a maglia bassa. Per tutto il giro. Ho completato questo ultimo giro della lavorazione della fascia. Adesso prendiamo insieme la misura della lunghezza di questa cloche partendo dal centro dell'anello magico. Abbiamo una misura di circa 18 cm, quasi e mezzo. Sono sufficienti per proseguire con la lavorazione della tesa. La tesa di questo cappello avrà dei giri a maglia bassa nei quali lavoreremo gli aumenti e dei giri lavorati a maglia alta incrociata nei quali invece non ci saranno aumenti. Iniziamo facendo l'aumento. Io ho già tolto il marcapunti, quindi una e una, due. Rimettiamo il marcapunti nella prima delle due
Adesso lavoriamo 3 maglie basse singole. Una, 2, 3, un aumento, una, 2, 3 maglie basse singole, una, 2 e 3. Dobbiamo ripetere questa sequenza di un aumento e 3 maglie basse singole per tutto il giro. Ci vediamo quando lo avrò completato. Ho completato questo primo giro con aumenti. Sono 26, sono molti, perché ne ho fatti uno ogni 3 maglie basse, però i prossimi 3 giri saranno senza aumenti e adesso vi farò vedere come iniziare il prossimo giro perché cambia il punto. Allora, facciamo 2 maglie bassissime, una, e una, 2, 3 catenelle che sostituiscono la maglia alta e tornando indietro facciamo una maglia alta nella prima delle 2 maglie bassissime, quindi così vi faccio vedere. Questo è il punto alto incrociato. Abbiamo incrociato 2 maglie alte. Non serve più il marcapunti. Saltiamo una maglia di base e in quella seguente facciamo una maglia alta. Torniamo indietro e facciamo la maglia alta nella maglia bassa saltata. Faccio vedere ancora qualche punto, ma poi la lavorazione è tutta uguale. Filo sull'uncinetto, saltiamo il prossimo punto di base, passiamo al seguente e facciamo una maglia alta. Filo sull'uncinetto, torniamo indietro, ne facciamo un'altra nella maglia saltata. Ancora un altro. Saltiamo questa maglia, entriamo in quella seguente e facciamo una maglia alta. Filo sull'uncinetto, torniamo indietro e la maglia alta la lavoriamo nella maglia saltata. Continuiamo in questo modo fino alla fine del giro. Sono rimasti gli ultimi 2 punti e li facciamo insieme. Filo sull'uncinetto, saltiamo il primo e nel secondo, che poi è l'ultimo del giro, facciamo la maglia alta. Filo sull'uncinetto, passiamo davanti, quindi la incrociamo
e ne facciamo un'altra nella maglia saltata. Ecco, ora vi faccio vedere come ci agganciamo, come chiudiamo il giro. Facciamo una maglia bassissima nella terza catenella, un'altra maglia bassissima nella maglia alta seguente, e come abbiamo fatto per il primo giro di maglie alte incrociate, facciamo 3 catenelle, filo sull'uncinetto e tornando indietro facciamo la maglia bassa nel punto bassissimo. In questo modo. Adesso è più semplice perché già ci ritroviamo le asole delle maglie alte, quindi saltiamo la prima, entriamo nella seconda, facciamo la maglia alta, filo sull'uncinetto, torniamo indietro e facciamo una maglia alta nella maglia alta saltata. Ancora un paio. Saltiamo l'asola della prima maglia alta e entriamo nella seconda. Abbiamo fatto una maglia alta, filo sull'uncinetto, torniamo indietro, quindi passiamo davanti e quindi facciamo l'incrocio, per questo si chiama maglia alta incrociata, e puntiamo l'uncinetto nella asola della maglia alta saltata. Ve la faccio vedere ancora un'altra senza commentare, piano. Continuiamo a lavorare a maglia alta incrociata su tutte le maglie alte incrociate sottostanti. Ci vediamo quando avrò completato anche questo secondo giro. Ho finito anche il secondo giro, devo soltanto chiuderlo facendo una maglia bassissima nella terza delle 3 catenelle e un'altra maglia bassissima nella maglia alta seguente. Farò un ulteriore giro e ci vediamo quando l'avrò completato. Ho completato anche questo terzo giro lavorato a maglia alta incrociata. Non chiuderò con la maglia bassissima perché il giro che sto per iniziare sarà un giro a maglia bassa con gli aumenti. Quindi nella terza catenella delle 3 farò direttamente il primo aumento. Quindi 2 maglie basse lavorate insieme. Non sarebbe necessario, ma il marcapunti lo mettiamo lo stesso.
nella prima delle due. Se nel primo giro di lavorazione della tesa abbiamo fatto un aumento e 3 maglie basse, un aumento e 3 maglie basse per tutto il giro, qui dopo l'aumento dovremo lavorare 4 maglie basse. Facciamo attenzione che la prima delle 4 la dobbiamo fare non puntando l'uncinetto qui, dobbiamo andare a cercare l'asola di questa maglia alta e quindi qui. Una, due, tre e 4. L'aumento, una e una, 2 e 4 maglie basse singole, una, 2, 3 e 4. Un aumento e 4 maglie basse singole andranno ripetute per tutto il giro. Ho terminato di lavorare questo giro a maglia bassa con aumenti. Adesso dobbiamo iniziare il prossimo giro che sarà a maglia alta incrociata. Togliamo il marcapunti e come abbiamo fatto per il primo giro di maglia alta incrociata, dobbiamo fare 2 punti bassissimi uno dopo l'altro. 1 e 1, 2. 3 catenelle che sostituiscono la maglia alta, filo sull'uncinetto e dobbiamo rientrare nella prima maglia bassissima. E fare una maglia alta. Saltiamo la maglia seguente e nella seconda facciamo la maglia alta. Vi sto facendo rivedere un paio di passaggi della lavorazione che abbiamo fatto in questa prima riga, in questo primo giro, scusate. Quindi filo sull'uncinetto, torniamo indietro e lo puntiamo nella maglia saltata, facendo un'altra maglia alta. Un altro punto, saltiamo la maglia di base e in quella seguente lavoriamo una maglia alta. Filo sull'uncinetto, torniamo indietro e facciamo una maglia alta nella maglia di base, quella che abbiamo saltato. Dobbiamo proseguire la lavorazione fino alla fine del giro e poi farne altri 2. Ci vediamo quando io li avrò completati tutti e 3. Ho completato questo terzo giro a maglia alta incrociata. Devo fare un ultimo giro a maglie basse con aumenti, ma questa volta
ne farò solo 13 e non 26 come negli altri due giri. Quindi iniziamo facendo l'aumento nella terza delle 3 catenelle. Una e una, due e 11 maglie basse. Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, 8, 9, 10 e 11. Questa sequenza, un aumento e 11 maglie basse singole, andrà ripetuta per tutto il giro. Ci vediamo quando lo avrò completato. Ho finito di lavorare quest'ultimo giro a maglie basse, ho già tagliato il filo e inserito l'ago da lana, quello con la punta arrotondata, e chiudiamo il lavoro in questo modo. Passiamo con l'ago sotto l'asola dalla parte posteriore del secondo punto dell'aumento e passando sopra il primo rientriamo con l'ago al centro dell'ultima maglia bassa lavorata, qui. Ecco, in questo modo. Adesso devo nascondere l'eccedenza del filo in mezzo ai punti. Adesso che la lavorazione della tesa è finita, dobbiamo inglobare il rigilene. Questa operazione avviene in due fasi, una provvisoria e una definitiva. La fase provvisoria serve per individuare il punto giusto dove tagliarlo. Faccio una premessa. Questo è il rigilene, viene venduto in commercio a metraggio. Da me purtroppo lo trovo con un'altezza eccessiva, quindi devo tagliarlo a metà per la sua lunghezza. Se guardate attentamente, all'interno di questa trama ci sono come delle anime che sono il sostegno del rigilene. Quando le tagliamo, cioè quando lo tagliamo a metà per la lunghezza, vi faccio vedere io il mio che già l'ho fatto, quindi è più piccolo, può succedere che scappi una di queste anime, esca fuori, però questo non è un problema perché nell'inglobamento del rigilene comunque rimane accostato. E io cerco sempre di fare in modo che non accada, però succede. Sarebbe meglio comprarlo direttamente con un'altezza di 3 mm e non c'è bisogno di tagliarlo. Fatta questa premessa, possiamo cominciare a inglobare il rigilene in maniera provvisoria. Puntiamo l'uncinetto iniziando da dove abbiamo terminato la lavorazione della tesa
ma in un punto non ben preciso, perché comunque non si vede la chiusura di questo ultimo giro a maglia bassa, quindi va bene qui. Prendiamo il filo, lo agganciamo all'uncinetto e lo portiamo fuori. La codina di inizio lavoro è a destra e il filo a sinistra. Prendiamo il rigilene, lo accostiamo al lavoro e lo blocchiamo. Come vi ho spiegato, era quasi sicuro che una delle anime uscisse fuori, ma ripeto, non è un problema perché comunque viene inglobata lo stesso. Lasciamo fuori circa 1,5 cm e cominciamo a inglobarlo a punto basso. In questo modo. Ripeto, l'ideale è trovare la misura giusta come altezza, ma io purtroppo non la trovo. Vedete che seppur è scappata una delle anime, si lavora lo stesso, viene inglobato lo stesso. Io adesso però proseguo perché ci vuole molto tempo ad arrivare fino a completare tutto il giro. Quindi continuo e ci vediamo quando l'avrò terminato. Ho terminato di inglobare il rigilene. Prima di passare alla prossima inquadratura dove metterò il cappello su una testina di polistirolo, che è fondamentale avere come strumento di lavoro per chi fa i cappelli, farò prima una operazione che serve per distendere i punti lungo il rigilene, perché se poi noi lo tagliamo troppo corto la tesa viene riccia, se lo tagliamo troppo lungo viene eccessivamente ondulata. Questo lo decideremo poi a secondo il proprio gusto, a secondo come vogliamo l'effetto finale della tesa. Quello che dobbiamo fare per il momento è allentare un po' i punti, così con le dita, per tutto il giro. Vedete che si arricciano? Li dobbiamo distendere, non in maniera esagerata, perché sennò poi già gli diamo una lunghezza eccessiva, però in maniera, ve lo faccio vedere che qua sono stretti, quindi io li sto allargando fino ad arrivare dall'altro lato. Guardate, proprio si vede a occhio nudo, li sto distendendo. Sono quasi arrivata dall'altro lato. Ecco fatto. Ci vediamo quando lo avrò messo sulla testina di polistirolo. Ho cambiato inquadratura per farvi vedere il cappello messo sulla testina di polistirolo. Io ho già fatto la prima distribuzione dei punti con le dita allargandoli un po'. Vi faccio vedere di proposito che invece di dietro non l'ho fatto. Vedete qui? Qui non l'ho fatto ed è tutto arricciato. Questo significa che io ancora devo distribuire i punti con le mani. Vediamo se riesco a farlo
in questa inquadratura. Siamo qui, sì. Tiro e li allargo. Rimettiamo il cappello. Considerate che la testina di polistirolo ha una circonferenza di 51 cm, quindi è piccola e il cappello sta un po' grande perché è un 55-56. Però io è soltanto per rendere un'idea. Probabilmente io ancora la devo sistemare, cioè possibilmente adesso l'allargo ancora un po' se voglio dare una forma alla tesa ondulata. Giriamo di nuovo il cappello verso il dietro. Appena io sono sicura che i punti sono tutti ben omogenei l'uno con l'altro, taglierò con la forbice, lasciando fuori i 2 centimetri che servono poi per sormontare i 2 lembi, perché dobbiamo comunque creare un cerchio. Io adesso appena taglierò il rigilene, quindi più o meno qui, poi devo disfare il lavoro e unire a cerchio questo pezzo di rigilene, sormontando i due lembi e attaccandoli con un po' di colla. E poi passeremo alla seconda fase, che è quella dell'inglobamento definitivo. Adesso dobbiamo inglobare in maniera definitiva il rigilene alla tesa del cappello. Io ho già chiuso a cerchio il pezzo di rigilene che ho tagliato, sormontandone i 2 lembi, incollandoli, e per togliere le asperità laterali ho anche passato un po' di filo da cucito. Prendiamo il filo di lavorazione e l'uncinetto. Lo puntiamo più o meno in corrispondenza della fine della lavorazione della tesa. Agganciamo il filo e lo portiamo fuori. Abbiamo la codina di inizio del filo a destra e il filo di lavorazione a sinistra. Sarebbe più logico accostare direttamente il rigilene in questo modo. Invece, poi vi spiego il perché, dobbiamo entrare il cappello dentro il cerchio, scavalcare l'uncinetto che nel frattempo è scappato in questo modo, e agganciarlo, bloccare il cerchio di rigilene con una catenella. Perché ho fatto questo? Perché il filo di lavorazione deve essere fuori dal cerchio. Se lo avessi accostato direttamente sarebbe stato sotto e poi avremmo avuto difficoltà man mano che procede la lavorazione a far uscire i gomitoli, che sono 2 e sono anche grossi. Quindi questo è importante, se no poi probabilmente dobbiamo scucire la lavorazione. Allora, la parte dove sono stati incollati i 2 lembi deve stare qui all'inizio.
perché siccome non scorre, cioè i fili non scorrono, poi abbiamo difficoltà ad allentare i punti. Cominciamo con una maglia bassa nel punto seguente. Il punto con il quale ci siamo agganciati in effetti è mezzo punto, verrà completato alla fine del giro con la chiusura invisibile. Quindi procediamo l'inglobamento del rigilene a maglia bassa. Faccio vedere un po' di punti, ma poi ci vediamo un po' più avanti quando vi faccio vedere come distribuisco. L'ho già fatto vedere nella parte quella provvisoria, ma comunque è la stessa cosa, perché i punti vanno sempre allentati e allargati. Vi ho fatto anche vedere che è scappata l'anima del rigilene, ma non è un problema perché viene inglobata ugualmente. Io procedo con questa lavorazione, ci vediamo un po' più avanti. Ho inglobato più di metà del rigilene. Volevo farvi notare una cosa. Se guardate bene sembra che la misura è stata presa in maniera errata, ma non è così, perché come ho già spiegato nel video della lavorazione provvisoria dell'inglobamento del rigilene, bisogna, partendo proprio dall'inizio dell'inglobamento, allentare un po' i punti tirandoli verso sinistra in maniera tale che si tolga questa arricciatura e si accorcia la lunghezza che sembra un eccesso del rigilene. Già facendo questa prima operazione non si nota più, anzi forse li ho tirati un po' troppo, ma non è un problema perché sicuramente adesso, proseguendo con la lavorazione, si formerà ancora dello spazio in eccedenza, perché quando lavoriamo a maglia bassa si tende sempre comunque a tirare i punti verso destra, quindi poi vanno ridistribuiti in maniera omogenea fino a quando non ci sarà più nessuna differenza, nessuna eccedenza di rigilene. Io proseguo facendo ancora questa operazione di allungamento dei punti e ci vediamo in prossimità della chiusura per farvi vedere come farla. Mi sono fermata ancora perché, come vi avevo detto poc'anzi, nonostante sembrasse che già io avevo raggiunto la misura esatta e che quindi sembrava che non ci fosse una eccedenza di rigilene, man mano che ho lavorato si è sempre formata. Questo significa che devo ancora far scorrere i punti per accorciare questa differenza. Io adesso continuerò a farlo, ma è inutile fermarmi ogni momento e proseguo come vi avevo detto fino a quando arrivo a pochi punti dalla fine. Sono finalmente arrivata alla fine. Ho lasciato un po' di arricciatura qua, un poco di gioco, perché su questa parte ricoperta dal filo i punti non scivolano e quindi devo fare gli ultimi 3 punti, li facciamo insieme. 1,
2 e 3. Ovviamente poi un controllo va fatto alla fine con le dita, sempre per controllare che i punti comunque siano tutti omogenei. Adesso io devo tagliare il filo e fare la chiusura. Ho tagliato il filo, ho sfilato l'uncinetto e già ho infilato l'ago. Dobbiamo fare la chiusura della lavorazione in questo modo. Dobbiamo passare sotto l'asola entrando da dietro del primo punto, perché questo vi ho già detto è un mezzo punto. Rientriamo con l'ago al centro dell'ultimo punto appena lavorato. Abbiamo fatto così la chiusura invisibile. Non c'è nessuna differenza tra i punti. Adesso io nascondo le codine di inizio e fine lavoro in mezzo ai punti e non abbiamo finito. Perché ho detto che non abbiamo ancora finito? Perché devo fare un ulteriore giro a maglia bassa, puntando l'uncinetto però non nell'asola, se no faremmo un giro in più, ma alla base, per due motivi. Uno è quello che quando noi allentiamo i punti e quindi li allarghiamo, può succedere che si intravedono alcune parti delle rigilene. Il secondo motivo è quello che voglio dare un po' più di spessore al bordo del cappello. Riprendiamo il filo e l'uncinetto e sempre sul dietro del lavoro lo puntiamo alla base e non dentro l'asola. Portiamo il filo fuori. E lavoriamo semplicemente a maglia bassa, ma prendendo il punto alla base. L'unica cosa che dobbiamo fare un po' di attenzione, essendo un punto più lungo, di aiutarci un po' con il pollice in maniera che non si incrociano i fili, che esteticamente insomma non stanno bene. In questo modo. Un po' come si fa per il punto canestro, quando si fa il punto basso un po' più lungo. Faccio vedere solo qualche punto. Aiutiamoci anche con la torsione del polso, che viene ancora meglio. Ecco, in questo modo. Io continuo per tutto il giro. Ho terminato questo giro che io chiamo di rinforzo, che mi è servito sia per coprire quel piccolo inestetismo, cioè il fatto che si intravedono tra i punti alcuni tratti del rigilene che abbiamo inglobato nel giro precedente, ma anche perché ho voluto dare più compattezza e spessore al bordo del cappello. Ho già tagliato il filo e infilato l'ago. Adesso dobbiamo chiudere il lavoro in questo modo. Passiamo sotto l'asola del primo punto lavorato. Vi ricordo che questo è solo mezzo punto e verrà completato con la chiusura del giro. Tiriamo un po' il filo e rientriamo con l'ago al centro
dell'ultima maglia lavorata. La lavorazione di questo cappello è terminata, devo soltanto nascondere i fili di inizio e fine lavoro all'interno dei punti. Adesso dobbiamo fare un'applicazione che poi verrà cucita sulla parte posteriore del cappello. Io già ho avviato 15 catenelle e tornando indietro dobbiamo lavorare 14 maglie basse. Una, due, tre e 14. Voltiamo il lavoro e facciamo un'altra riga sempre a maglia bassa sulle 14 maglie. Una, due, tre e 14. Voltiamo ancora il lavoro e dobbiamo ripetere per l'ultima volta le 14 maglie basse. Quindi una terza riga a maglia bassa. Una, due, tre e 14. Tre catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, voltiamo il lavoro e nella stessa maglia di base dobbiamo fare altre 2 maglie alte. Quindi così sono 2 e 3. Nella maglia seguente altre 3 maglie alte. Una, due, e 3. Continuiamo in questo modo per tutta la riga. Ho terminato di lavorare le ultime 3 maglie alte, ancora 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, voltiamo il lavoro e facciamo una maglia alta nella stessa maglia di base. Adesso le maglie alte da fare in ognuna delle maglie alte sottostanti saranno 2. Una, e una, 2. Così per tutta la riga. Ho terminato anche questa riga lavorando le ultime 2 maglie alte insieme. 3 catenelle,
voltiamo il lavoro e in ognuna delle maglie alte sottostanti dobbiamo fare solo una maglia alta. Per il primo punto però la farò nella stessa maglia di base, ma soltanto per una questione estetica. Se l'avessi iniziata nel punto seguente ci sarebbe stato uno spazio brutto da vedere, quindi solamente in questo caso, ma adesso proseguiamo con tutte maglie alte singole fino alla fine di tutta la riga. Ci vediamo quando l'avrò terminata. Ho ultimato anche questa riga lavorando l'ultima maglia alta. Voltiamo il lavoro e in ognuna delle maglie alte sottostanti dobbiamo fare una maglia bassa. Proseguiamo al solito fino alla fine della riga. Dobbiamo fare l'ultima maglia bassa di questa riga. Nella terza delle 3 catenelle che hanno sostituito questa maglia bassa. Adesso dobbiamo scendere per rifinire questo lato corto. Facciamo una maglia bassa nella stessa maglia dove abbiamo lavorato l'ultima maglia bassa di questa riga per girare e poi scendiamo facendo alcuni punti, uno per esempio qui, un altro qui, uno ancora qui, no, qui no, qui. Cerchiamo di farli senza entrare nelle maglie alte. Si creerebbe uno spazio antiestetico. Ancora un paio. Ne faccio ancora una. Così. Adesso dobbiamo lavorare 14 maglie basse nelle 14 catenelle dell'inizio della lavorazione di questa applicazione. Nella prima catenella però ne lavoriamo 2 perché dobbiamo girare. Una e una 2. Mettiamo come promemoria un marcapunti nella seconda. Ci sta a indicare che questa è la prima delle 14 maglie basse. Quindi 2, 3, 4,
4 e 14. Facciamo 3 catenelle, 1, 2 e 3, che sostituiscono la prima maglia alta. Voltiamo il lavoro e nella stessa maglia di base dobbiamo lavorare altre 2 maglie alte. Nella maglia bassa seguente altre 3 maglie alte insieme. Praticamente dobbiamo lavorare in maniera speculare quello che abbiamo fatto dalla parte opposta. Ve lo spiego, ma non ve lo faccio vedere giro per giro, perché è una ripetizione. Quindi completiamo questa riga di maglie basse lavorando 3 maglie alte in ognuna delle maglie basse sottostanti. Poi facciamo 3 catenelle, voltiamo il lavoro e ne lavoreremo 2 in ogni maglia alta sottostante. Poi, sempre voltando il lavoro, dopo aver fatto le 3 catenelle, ne faremo una di maglia alta in ognuna delle maglie alte sottostante e girando finalmente alla fine il lavoro faremo l'ultimo giro a maglia bassa. In pratica dobbiamo fare quello che abbiamo fatto da questo lato. Io continuo e ci vediamo quando avrò terminato l'ultimo giro, quello a maglia bassa, perché poi dobbiamo rifinire i lati corti. Faccio un piccolo riepilogo. Abbiamo lavorato insieme la parte superiore, quasi passo passo. Vi ho fatto vedere che dopo aver terminato l'ultimo giro a maglie basse, ho continuato sempre a maglie basse a scendere lungo il lato corto per rifinirlo e mi sono fermata qui. Da quest'altro lato avevamo le 14 catenelle con le quali abbiamo avviato questa lavorazione. Abbiamo fatto una maglia bassa in ognuna delle 14 catenelle per un totale di 14 maglie basse. Poi 3 catenelle che sostituiscono sempre la prima maglia alta, abbiamo voltato il lavoro, abbiamo fatto altre 2 maglie alte e poi vi ho fatto vedere, mi sono fermata, altre 3 maglie alte nella stessa maglia di base. Io poi da sola ho continuato sempre lavorando 3 maglie alte in ognuna delle maglie basse sottostanti per tutta la riga. 3 catenelle, ho voltato il lavoro, 2 maglie alte in ognuna delle maglie alte sottostanti, sottostanti 3 catenelle, ho voltato il lavoro, solo nel primo punto ne ho lavorate 2 per una questione estetica, ma poi ho lavorato una maglia alta in ognuna delle maglie alte sottostanti per tutta la riga. Ho voltato il lavoro e ho fatto un giro tutto, una riga tutta a maglia bassa. Adesso devo riprendere l'uncinetto perché bisogna
sempre a maglie basse, scendere per rifinire questo lato corto, questa parte centrale e risalire lungo questo altro lato corto. Ci vediamo quando avrò completato questa lavorazione e vi faccio vedere come chiudere il lavoro. Ho rifinito sempre a punto basso, scendendo e poi risalendo i due lati corti. Ho già tagliato il filo e infilato l'ago. Adesso devo chiudere la lavorazione con la chiusura invisibile per dare continuità ai punti bassi. Entrando sotto l'asola dal retro della prima maglia bassa del giro, tirando un po' il filo e rientrando al centro dell'asola dell'ultima maglia lavorata in questo modo. Il filo di eccedenza verrà nascosto in mezzo ai punti sul retro della lavorazione. Questi sono i due lati corti e rifiniti. Ne manca uno, questo, perché quando abbiamo fatto la lavorazione a maglia bassa e siamo scesi lungo il lato corto per rifinirlo, ci siamo fermati qui, perché poi abbiamo cominciato la lavorazione da quest'altra parte. Quindi adesso devo rifinire questo lato. Ho terminato la lavorazione di questa applicazione, ma la parte centrale non mi piace perché presenta questi fori troppo grandi. È proprio un vero inestetismo e quindi per ovviare a questo problema facciamo in questo modo. Puntiamo l'uncinetto nel primo di questi buchi, che sono proprio buchi, agganciamo il filo e lo portiamo fuori. Puntando l'uncinetto nel punto seguente, portiamo fuori il filo e facciamo come una maglia bassissima. In effetti sì, è una maglia bassissima, ma poi nell'insieme tutti i punti formeranno il punto catenella. Piano piano avanziamo fino a quando li abbiamo terminati tutti. Completo tutta la riga e ci vediamo alla fine. Ho completato tutta la riga, sono 14 maglie, ho tagliato il filo e momentaneamente lo lasciamo perché poi li nasconderò sul retro del lavoro tutti insieme. Ci sarà per ogni riga, devo fare altre due, un filo di inizio e un filo di fine lavorazione. Quindi adesso farò le altre due righe, sempre iniziando e poi tagliando il filo, lo stesso per la terza riga, iniziando da questo lato, completando la riga e tagliando il filo. Ci vediamo dopo che le avrò fatte tutte e due.
Ho completato le altre 2 righe a punto catenella. Adesso devo nascondere i fili di inizio e di fine lavorazione sul retro del lavoro. Questo è il cappello finito. Come potete vedere ha una bella ondulazione sul davanti. E questa è l'applicazione che adesso io appunterò sul retro del cappello, proprio dove finisce la lavorazione della fascia, e c'è il classico gradino che si forma quando si lavora a spirale. Verrà appuntata in questo modo. Ho messo gli spilli, 2 che tengono bloccata la parte centrale, e qui avverrà la prima cucitura lungo tutta la parte centrale, e poi ho messo 1, 2, 3 e 4 spilli per dare dei piccoli punti singoli per non far cadere verso il basso queste giravolte che ho un pochino, diciamo, aggiustato, ho dato un po' una forma per essere più o meno omogenee. Ho terminato di cucire l'applicazione e adesso che non ci sono spilli e nessun impedimento posso muovere il cappello per fare vedere meglio i particolari. La prima cucitura l'ho fatta nella parte interna, poi 4 punti singoli, uno qui, un altro qui, un terzo qui e il quarto qui, in modo che queste giravolte, come ho spiegato prima, non cadessero in avanti. Quelle della parte di sotto non c'è bisogno di cucirle perché già sono adagiate sulla tesa. Ecco il cappello finito, indossato dal mio manichino dalle sembianze umane. Ha una bella tesa ondulata e adesso ve lo faccio vedere anche attraverso altre inquadrature. Ringrazio tutti quelli che hanno avuto la pazienza di seguirmi fino a qui e al prossimo video tutorial.